Ciao, ben ritrovato. Allora, nel Sutra del Loto, il capitolo 20, il capitolo 20, rappresenta un esempio di pratica, ossia l'esempio di come dovrebbe comportarsi nel mondo colui che si ritiene, si professa discepolo del Sutra del Loto. Ti accorgerai che la morale, l'insegnamento dietro a questo capitolo è non giudicare, cerca di non disprezzare. Ma vediamo che cosa dice il sutra. Fu allora che il Bodhisattva Fukyo, che non disprezza, fece il suo avvento nelle sembianze di un fratello monaco. Tokudai Sei, la ragione per la quale questo fratello monaco veniva chiamato che non disprezza, è perché ogni volta che incontrava qualsivoglia persona si inchinava e li riveriva dicendo: vi rispetto dal più profondo del cuore, non potrei mai disprezzarvi, perché percorrete la strada del Bodhisattva e avete le potenzialità di divenire tutti dei Buddha. Fukyo non sapeva leggere, quindi non recitava alcun sutra. La sua pratica non consisteva in altro se non l'inchinarsi davanti agli esseri umani. Quando li vedeva in lontananza, si avvicinava per potersi inchinare al loro cospetto e onorarli con le parole: non disprezzo nessuno di voi, perché potete tutti diventare dei Buddha. Ecco, alla luce di quanto abbiamo letto, alla luce di questo meraviglioso insegnamento contenuto nel Sutra del Loto, dobbiamo per forza ammettere che è strano però vedere come in realtà coloro che si dichiarano devoti del Sutra del Loto non facciano altro che puntare il dito su tutto e tutti e giudicare chi è nel giusto e chi no, chi è intelligente e chi lo è meno, chi pratica nel giusto modo e chi non lo fa, chi segue gli insegnamenti giusti, il maestro giusto, la scuola giusta e andiamo avanti così. Insomma, tutti nel giusto e tutti contro tutti. Come abbiamo appena letto, come possiamo vedere, il Bodhisattva Fukyo, per comportarsi in maniera, diciamo, coerente con il Sutra del Loto, è disposto anche a prendere delle bastonate. Anzi, essendo una persona semplice, non sapendo leggere né tantomeno scrivere, quella di rispettare tutti rappresenta proprio la sua unica pratica. Credo poi che sia interessante notare come questo capitolo testimoni quanto non siano importanti le parole, ma più i fatti, cioè quanto non sia importante ciò che facciamo o diciamo davanti all'altare, ma come poi portiamo tutto questo nel mondo. Alla luce di questo possiamo comprendere che, anche se siamo convinti che la nostra pratica sia giusta o svolta nel giusto modo, se poi nelle nostre vite di tutti i giorni ci comportiamo come un animale ferito, sarà quello che portiamo nel mondo. Non facciamo altro che vanificare i nostri sforzi, trasformando poi la nostra liturgia, e questo è importante, in una vera e propria presa in giro verso il Sutra del Loto. Prova a riflettere su questo punto. Se non sei disposto a seriamente riformare la tua vita in favore del Dharma, che è l'insegnamento del Buddha, in questo caso è il Sutra del Loto, allora è come se tu stessi perdendo tempo. Come sempre, ti ricordo di fare molta attenzione alle convinzioni che generalmente ognuno di noi ha, perché spesso proprio queste convinzioni non ci permettono di andare al di là. Spesso ci comportiamo poi anche, diciamo, a specchio,
eh, siamo abituati a vedere gli altri, a sentire gli altri che si comportano in un determinato modo e di conseguenza noi lo facciamo. E questo che cosa comporta? Che inevitabilmente arriviamo al punto di dire ciò che non pensiamo, comportarci in un modo che non è nostro, in un modo che non ci appartiene. E questo che cosa porta? È come se ci cucissimo addosso una vita che non è la nostra, ma una vita che stiamo ereditando dagli altri, no? Magari anche persone più carismatiche, magari anche persone più avanti di noi sulla pratica, ma non noi. Il, il buddismo si sviluppa dentro di noi e si sviluppa cercando di riflettere e vivere una vita attenta, una vita che è svolta allo scopo di portare questo meraviglioso insegnamento del Buddha, in questo caso il Sutra del Loto, alle persone. Perché non serve andare da uno sconosciuto e dirgli, o peggio ancora dargli un bigliettino con scritto il Daimoku, o dirgli recita Nam-myoho Renge-kyo e tutto cambierà e tutto. Questo, se anche da una parte è vero, dall'altra ricorda che è una storpiatura, è una forzatura più che una storpiatura, perché il Daimoku, la liturgia che noi invochiamo tutti i giorni davanti al gonzo, deve essere ed è la benzina, il combustibile per riuscire ad andare al di là dei nostri limiti. Quindi riuscire a fare ciò che solitamente non riusciamo a fare o ad avere. Quindi il Daimoku è un grande amplificatore, ma proprio perché è un grande amplificatore, amplifica ciò che noi abbiamo dentro. Se noi invochiamo il Daimoku in una maniera sbagliata, per maniera sbagliata intendo con un atteggiamento sbagliato, il Daimoku che cosa fa? Non farà altro che amplificare questo nostro atteggiamento sbagliato. Perché è come andare davanti a un muro e dire io sono grande, io sono grande, io sono bravo, io sono bravo, sono grande, io sono grande, io sono bravo, io sono bravo. Capisci che cosa sto cercando, magari in malo modo, di dirti? E questo è il punto importante. Non dimenticarti che il buddismo di Nichiren Daishonin è buddismo, non è un qualcosa a parte. Quindi il buddismo ha determinati canoni, ha determinate regole, un determinato atteggiamento che è portato da che cosa? Dalla pratica proprio del Dharma, cioè quindi dal fare il propri e quindi riversare nella propria vita di tutti i giorni gli insegnamenti. È in questo modo che avvicini le persone, perché il vero shakubuku lo fa il tuo comportamento, non le tue parole. Ecco che cosa intendevo quando dicevo che non sono importanti le parole che recitiamo di fronte al nostro altare, quanto quello che facciamo, quanto le nostre azioni, quanto il nostro desiderio di
di luce, desiderio di cambiamento, desiderio di portare ciò che a noi ha aiutato e sta aiutando tantissimo. Ma adesso andiamo a vedere quali furono i meriti, o se vogliamo, i benefici che Fukio ottenne da questa sua pratica. E il Sutra del Loto ce lo racconta. Il Bodhisattva Fukyo istruì un numero incalcolabile di esseri viventi e li guidò lungo la strada che conduce all'illuminazione. Con tutti i meriti acquisiti attraverso la sua pratica, Fukyo, infine, divenne un Buddha. A risentirci alla prossima.